Ciao, oggi parliamo delle carte Stoker, ovvero quelle carte che si ripetono quando leggiamo i tarocchi abbastanza di frequente e magari ci domandiamo se hanno un significato particolare per noi. In questo tutorial di oggi vi spiego come poterle affrontare e come ottenere il meglio da queste carte Stoker. Intanto mi presento, sono Minty Taro e benvenuti in questo canale dove promuovo i tarocchi come mezzo di trasformazione interna per ottenere conoscenza e benessere interiori attraverso previsioni interattivi e tutorial come questo. Bene, dunque, sarà capitato un po' a tutti coloro che studiano i tarocchi e che li leggono di notare a un certo punto una o due carte che si ripetono abbastanza di frequente. Cosa vuol dire? Solitamente queste carte, io le chiamo Stoker perché non ho trovato obiettivamente una traduzione migliore in italiano. Comunque queste carte che si ripetono abbastanza di frequente, che quindi ci inseguono per un certo verso, solitamente possono rappresentare delle questioni che dobbiamo affrontare e risolvere e che magari sono questioni che invece ignoriamo volutamente, nel senso non vogliamo affrontare oppure non le vediamo in realtà. Ignoriamo proprio la presenza, le carte ce lo vogliono segnalare. Io consiglio un esercizio per anche vedere appunto in maniera cosciente se abbiamo delle questioni da affrontare, da cambiare, attraverso mm, una morning routine con le carte dei tarocchi che ho descritto in uno dei miei video di Tarot Tips, ovvero estrarre una carta ogni giorno e poi dopo un mese magari vedere, dopo averle scritte su un libricino, quale carta o quali carte si presentano più spesso. Solitamente può essere una o massimo due carte per esperienza personale, però dipende. Insomma, vi consiglio appunto di fare questo esercizio per un mese, estraendo una carta al giorno e vedere appunto scrivere sul libricino quelle che escono e poi vederle. Una volta che abbiamo identificato queste carte Stoker, come possiamo affrontarle? Beh, innanzitutto riflettendo sulla carta, cercando di capire che cosa significa nel contesto personale, che cosa vogliano dirci, che cosa, che questioni rappresentano, non lo so, io un po'. Se viene per esempio l'appeso, magari ci stanno dicendo che dobbiamo vedere qualcosa sotto una prospettiva diversa. Se vengono tipo il 5 di coppe, può voler dire che ci manca un qualcosa, che dobbiamo colmare una mancanza. Vi consiglio sempre, questo è un consiglio che do spesso, di utilizzare un mazzo illustrato che così intuitivamente abbiate anche la possibilità di cogliere il significato della carta e simbolicamente inserirla nel vostro contesto personale.
Un altro modo di affrontare le carte Stoker è attraverso la meditazione, ovvero se il primo metodo, quello di riflettere sulla carta, cercare di interpretarla nel vostro personale contesto, non funziona, vi rimane ancora oscuro il messaggio, o meglio, vi rimane oscuro il messaggio nel vostro quotidiano, inserita nella vostra situazione, potete fare una meditazione per connettervi alla carta. Ehm, Tra i miei video vedrete che c'è anche una meditazione proprio per connettersi a una carta specifica dei tarocchi e chiedere direttamente al personaggio della carta una domanda libera, quindi potreste anche utilizzare questa meditazione e chiedere direttamente alla carta che cosa significa, che cosa cerca di dirvi. Un terzo metodo è di fare una piccola stesa e chiedere proprio alle carte direttamente cos'è il messaggio che la carta cerca di darvi. Per esempio, prendete la carta che vi insegue, la carta Stoker, la mettete sul tavolo, poi mischiate le altre carte e le estraete. La prima può significare in che ambito la carta, il messaggio della carta, in che ambito il messaggio del 5 di coppe in questo caso, quindi la carta Stoker deve essere esercitato, cioè a che cosa si riferisce, in che ambito della vostra vita. In questo caso è la carta degli amanti, quindi potrebbe essere un significato, un ambito amoroso sentimentale. Poi la terza carta, che lezione cerca di farvi avere, cioè che cosa dovete imparare. E viene per esempio, che so, il cavaliere di denari, che può magari significare che state correndo troppo, dovete rallentare un attimo la corsa in ambito sentimentale, magari che ne so, avete una relazione e voi state cercando di accelerare le tempistiche per magari creare le basi solide, una relazione consolidata, appunto. E l'ultima carta, come dovete agire, cioè il consiglio delle carte. In questo caso, per esempio, c'è appunto la carta d'appeso che secondo me coerentemente con le altre sta dicendo: beh, fermatevi, non accelerate, state fermi, per il momento non fate nulla, perché appunto state accelerando troppo. Quindi in questo caso appunto il 5 di coppe potrebbe significare che se continuate ad accelerare molto in un ambito amoroso, che cercate appunto di spingere l'altra persona, sto inventando ovviamente, questo è un esempio, se spingete troppo l'altra persona a stringere il rapporto, a vincolarsi in una relazione, potrebbe far sì che questa persona vi abbandoni, vada per un'altra strada, per dire. Quindi il consiglio della carta in questo caso è di stare fermi, non fare nulla, aspettare di vedere gli eventi come si evolvono naturalmente. Quindi, ripeto, o interpretate la carta Stoker da soli, senza aiuti, semplicemente cercate intuitivamente di capire, riferendovi al vostro quotidiano, alla vostra vita, a cosa si riferisce. Se non ci riuscite, potete meditarci sopra, magari utilizzando appunto la meditazione che trovate tra i miei video per connettersi alle carte dei tarocchi. Oppure fate una stesa, e la stesa è carta Stoker, che va letta all'ultimo, alla luce delle altre carte. Poi la seconda carta che indica a che ambito della vostra vita si riferisce la carta Stoker. La terza, che cosa dovete imparare a fare o a essere. E l'ultima, il consiglio appunto di come in realtà dovreste agire.
e poi tutto insieme porta al chiarimento della carta Stoker stessa. Bene, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, fatemi sapere nei commenti al video se avete delle carte che vi perseguitano, le carte Stoker, e se il video vi è piaciuto vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi tutorial. E noi ci vediamo presto. Ciao!